Salve a tutti, bentrovati nel canale. Per chi invece non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. In questo video ho il piacere di mostrarvi come trattare le pareti della vostra abitazione per evitare per sempre la formazione della muffa, un problema veramente molto comune a tante persone. Infatti guardate in questa stanza quanta ce n'è. Dovete sapere che il vapore acqueo che si accumula naturalmente all'interno delle nostre case si comporta proprio come una nuvola che muovendosi va a contatto con le pareti fredde, condensandosi e producendo umidità. Questa umidità favorisce l'insorgere di un fungo microscopico che chiamiamo comunemente muffa. Per cui, per impedire la formazione di muffa, dobbiamo assolutamente evitare che si crea umidità sulle pareti, perché appunto è proprio quella che stimola la sua crescita. Detto questo, per risolvere il problema, quindi, dobbiamo evitare che le pareti si facciano troppo fredde d'inverno, perché se si fanno troppo fredde, come già vi ho detto, si forma umidità sopra. Il modo migliore per non farle fare troppo fredde è quello di applicare dei pannelli isolanti su tutte le pareti della nostra casa che confinano con l'esterno. Mi raccomando, seguite questo tutorial fino alla fine perché vi mostrerò delle cose davvero molto interessanti. Ovviamente, come prima cosa, rimuoviamo dalla stanza tutto ciò che ci impedisce di lavorare. Quello che non possiamo togliere lo copriamo con dei teli. Vi consiglio inoltre di proteggere anche il pavimento con un rotolo di cartone come quello che vi sto mostrando, che costa soltanto 10 euro. Per il battischiova vi consiglio per il momento di non coprirlo completamente, perché questa carta gommata si potrebbe staccare durante la lavorazione. Lo faremo un pochettino prima di pitturare. Allora signori, come vedete tutto quello che si poteva proteggere nella stanza è stato protetto. Ora possiamo iniziare tranquillamente. Come prima cosa, se ci sono parti di pittura che vogliono cadere, allora le stacchiamo utilizzando una spatola. Ora utilizziamo un po' di questa carta abrasiva dalla grana numero 120 per cercare di lisciare un po' dove abbiamo utilizzato la spatola. Ora spolveriamo con una spazzola da scopa per rimuovere la polvere che abbiamo creato. Poi dopo passeremo questo fissativo acrilico, eccolo qua, il quale serve per eliminare quel residuo di polvere che non siamo riusciti a togliere. Questo che vi sto mostrando si diluisce 1:5, ossia si mette una parte di prodotto e 5 parti di acqua. Una confezione da 1 litro costa circa 8 euro. Per stendere questo fissativo vi consiglio di utilizzare un pennello come questo, 70 mm x 170, lo pagherete intorno ai 13 euro. Ok signori, è venuto il momento di acquistare i pannelli isolanti, quindi mi reco da Pellecchia Colori, dove troverò Antonio, il quale oltre a essere un mio amico è anche molto competente sull'argomento, per cui saprà certamente cosa consigliarmi.
Allora Antonio, Carissimo Ciro. tutto a posto? Bene, a te? Benissimo. Allora Antonio, i pannelli, quelli che ti ho detto per telefono, i pannelli di Teflon, Sì. ok? Quali mi consigli? 3 mm. Ciro, questi sono i pannelli. Ok. Ciro, questa è la colla per il Teflon, la Glutolin HS. Ah, perfetto. E che dici Antonio, ce la faccio? È giusto per un pacco di Teflon. Ogni barattolo da 8 kg va bene per i 20 metri di Teflon. Senti, per la pittura poi vengo successivamente? Non c'è problema. Ok Antonio, grazie mille, sei troppo gentile. Ciao Ciro, grazie a te. Allora, questi sono i pannelli isolanti della Depron. Con uno scatolo come questo, che ho pagato intorno ai 45 euro, possiamo tappezzare una superficie di 20 metri quadrati. Per incollarli useremo questo adesivo, eccolo qua, si chiama Glutolin, è ottimo ed è studiato specificamente per il polistirolo espanso, materiale di cui sono composti questi pannelli di Depron. Un secchio di 8 kg costa più o meno sui 26 euro. Per stendere questa colla in modo uniforme vi consiglio di utilizzare questa spatola dentata. Deve avere i denti lunghi più o meno 3 mm. Costa intorno ai 7 euro. L'adesivo è pronto all'uso. Con questo tipo di spatola riusciamo a consumarne più o meno 1 kg a metro quadrato. Noterete che è molto facile stenderlo e proprio perché sto utilizzando questa spatola dentata il prodotto si distribuisce in modo uniforme senza fare eccedenze. Questi pannelli isolanti hanno uno spessore di 3 mm e sono ottimi per quello che dobbiamo fare, ma per abitazioni che si trovano in montagna oppure in zone molto fredde, allora potete scegliere anche uno spessore di 6 mm o 9 mm. Sta a voi la scelta ovviamente, perché dovete valutare il clima in cui vi trovate. Ok, la colla è stata messa, ora per incollare il pannello dobbiamo solo appoggiarlo sulla parete e passarci sopra la spatola americana, in questo modo. Facendo questo faremo uscire fuori eventuali bolle d'aria che sono rimaste intrappolate sotto. Mi raccomando, la spatola che sto usando deve essere senza denti e con bordi perfettamente dritti e lisci. Questa è una cosa importante. Quando poseremo il pannello successivo, questo deve essere accostato perfettamente a quello che già abbiamo messo. Non dobbiamo lasciare nessuno spazio tra i due. Da notare che con la mano sinistra tengo leggermente staccato dal muro il pannello, mentre invece con la destra lo schiaccio sulla parete con la spatola americana. In questo modo sono sicuro di espellere tutta l'aria intrappolata sotto. Fate attenzione a rimuovere la colla in eccesso evidenziata da queste frecce gialle, in quanto la fila di pannelli che metteremo sopra non si accosterà perfettamente alla fila di pannelli che già abbiamo messo sotto. Questo perché ovviamente la colla farà da spessore. Per pulire possiamo utilizzare un semplice straccio umido. Ora fate attenzione a come ritaglio perfettamente a misura il pezzo di Depron che devo inserire in questo punto. Allora, prendo un foglio nuovo e lo appoggio sullo spazio che devo coprire.
e poiché il pannello è leggermente trasparente riesco a vedere anche il pannello sottostante. Adesso ci appoggio un righello di acciaio come state vedendo e con un taglierino effettuo un taglio lungo e dritto, avendo cura di tagliare sia il pannello superiore che quello che sta sotto. Probabilmente alcuni di voi si staranno domandando come mai taglio entrambi i pannelli. Beh, allora state a vedere. Rimuovo momentaneamente il pezzo che ho ricavato, poi rimuovo anche questa piccola striscia del pannello sottostante che ho tagliato in questo modo. Poi prendo il pezzo che ho ricavato e lo vado a inserire dentro e come vedete calza perfettamente a misura. Come avete visto è stato un gioco da ragazzi ritagliare questo pezzo. Bene, ora non ci resta che mettere la colla e fissarlo al muro. Guardate come si è accostato perfettamente. Siccome il soffitto di questa stanza non confina con l'esterno perché sopra c'è un altro appartamento, allora applico soltanto una piccola striscia come quella che state vedendo, larga 40 cm, perché il freddo in questa stanza entra soltanto dalla parete verticale che mi avete visto tappezzare. Viceversa, se sopra questa stanza non c'era un altro appartamento, allora il soffitto confinava direttamente con l'esterno e quindi su questo soffitto dovevamo applicare i pannelli isolanti su tutta la superficie, ovviamente. Noterete che in questo punto dove finisce il pannello c'è uno scalino di 3 mm. Bene, per ridurre questo dislivello sto applicando l'adesivo. Mi raccomando, non usate lo stucco per fare questo, ma usate la colla che è molto più resistente. Sulle giunture dei pannelli dobbiamo mettere la rete a fibra di vetro. Eccola qua, un rotolo largo 5 cm e lungo 90 metri come questo costa circa 6 euro. Questa rete serve per evitare che si formano le crepe dopo che avremo rasato le pareti. Comunque, per applicarla la dobbiamo solo adagiare sulle giunture e passarci una spatola sopra in questo modo per farla incollare. Noterete che è di una facilità estrema metterla e tagliarla a misura, infatti basta solo un piccolo strappo per spezzarla. Mi raccomando, mettete la rete anche nell'angolo, dove finiscono i pannelli di Depron e inizia la parete. Ecco, vi ho messo delle frecce gialle per essere più chiaro.
Questo paraspigolo di lamiera zincata lo metterò per proteggere gli spigoli che abbiamo rivestiti con i pannelli di Depron. L'ho pagato solo 2 euro, quindi lo taglio alla misura giusta. Faccio questo perché ovviamente una volta rivestiti con questi pannelli gli spigoli saranno leggermente più delicati, quindi è meglio proteggerli. Comunque non è che sia necessario applicare questo paraspigolo, ma se lo mettete fate una buona cosa. Per incollarlo userò lo stesso adesivo che ho utilizzato per i pannelli. È ottimo per questo scopo. Ciro, prendi un po' di caffè. Grazie. Grazie mille. Grazie Enza. Ottimo. Grazie Enza. Dopo che abbiamo applicato la colla su tutto lo spigolo, nel modo in cui vi sto mostrando, prenderemo il paraspigolo e lo appoggeremo sopra esercitando una certa pressione con le dita. Mi raccomando, spingiamo fino ad arrivare a battuta e poi con una spatola andremo a stendere la colla in eccesso che è fuoriuscita. Se è il caso, applichiamo altro adesivo finché non avremo rivestito tutto il metallo. Come vedete, questo paraspigolo si è completamente integrato nell'adesivo. Bene, ora facciamo una passata di adesivo anche su tutta la rete che abbiamo messo in modo da coprirla totalmente. Passate un pennellino bagnato negli angoli per lisciare la colla. In effetti questo adesivo diventa molto duro una volta che si sarà asciugato, quindi vi consiglio di applicarlo con molta cura senza lasciare sbavature, perché queste sbavature saranno molto complicate toglierle con la carta abrasiva. Per completare la posa dei pannelli isolanti è necessario stenderci sopra una mano di adesivo Glutolin più fluida. Quindi preleviamo una parte di questo adesivo e lo metteremo dentro un secchio a parte. Poi ci aggiungiamo dentro un 40% di acqua e mescoliamo molto bene. Una volta che si sarà sciolto, lo passeremo sulle pareti come se fosse una pittura. Questa è un'operazione importante che va fatta necessariamente perché questa passata di colla più fluida farà da aggrappante che favorirà l'ancoraggio su questo polistirolo di stucco, parati e quant'altro. Per cui se non facessimo tutto questo, tutto ciò che applicheremo sulla superficie si staccherebbe. La posa dei pannelli isolanti, come vedete, è completata. È venuto un ottimo lavoro. Le pareti di questa stanza che confinano con l'esterno ora sono completamente protette dal freddo
per cui non si farà più l'umidità sopra durante l'inverno e di conseguenza non avremo più la muffa. Bene, ora non resta che farci 2 mani di rasante per completare il lavoro. Questo è lo stucco in pasta che userò come rasante per applicarlo sui pannelli. Un bidone da 20 kg costa circa 20 euro, è ottimo ed è facile da usare, dovete solo stenderlo. Ovviamente chi preferisce può usare anche lo stucco in polvere che costa la metà di questo. Se vi ricordate, sotto al soffitto c'era uno scalino di 3 mm che già ho eliminato parzialmente mettendo la colla. Ecco, proprio in questo punto come vi ho messo le frecce gialle. Ebbene, nel senso di queste frecce ora metterò anche il rasante per farlo scomparire completamente. Preferisco utilizzare questo stucco in pasta perché ovviamente faccio molto più velocemente. Voi potete utilizzare anche quello in polvere come già vi ho detto prima, purché sia ottimo per l'interno e soprattutto una volta che si sarà asciugato deve essere molto carteggiabile per evitare di ammazzarvi di fatica quando poi dovete carteggiarlo. Comunque avete capito che il tipo di stucco è indifferente, sta a voi la scelta. Diciamo che per una stanza media con 2 bidoni di quelli che sto usando io riusciamo a coprirla con 2 mani e spenderemo in totale solo 40 euro. Mentre invece con il classico rasante in polvere spenderemo giusto la metà. Se qualcuno di voi non sa rasare bene con la spatola americana, che non si spaventasse se si vedranno dei difetti una volta che abbiamo finito di rasare. Infatti con la carta abrasiva si possono fare dei veri miracoli. Quando andremo a carteggiare si possono eliminare ogni imperfezione, purché carteggiamo al buio facendoci luce solo con una lampada portatile per vedere meglio i difetti sulle pareti. Poiché sui pannelli isolanti la seconda mano deve essere fatta più o meno dopo 4 ore, allora vi consiglio nel frattempo di pulire secchio rimuovendo tutto lo stucco intorno alle pareti e di pulirle anche con un pennellino bagnato. Ecco, in questo modo. Faccio questo perché se si dovesse asciugare lo stucco intorno al contenitore si potrebbero creare delle crosticine che potrebbero cadere all'interno dello stucco fresco sporcandolo. Sono passate circa 4 ore ed ora possiamo procedere con la seconda mano di stucco. Purtroppo ci sono volute tante ore tra la prima passata e la seconda di rasante perché dovete sapere che l'essiccazione è molto più lenta sul polistirolo. Comunque ricordatevi che la prima mano non deve essere completamente asciutta quando poi faremo la seconda sopra, perché altrimenti si produrranno delle piccole bollicine o crateri. Voi per andare sul sicuro, quando rasate sui pannelli di Depron, aspettate più o meno 4 ore, mentre invece se rasate su una parete normale, allora dovete aspettare più o meno 1 ora e mezza o 2. Con il pennello bagnato andiamo sempre a lisciare lo stucco negli angoli. In questo modo quando andremo a carteggiare lavoreremo molto di meno. Le 2 mani di rasante sono state fatte su tutti i pannelli che abbiamo applicato. Ora per carteggiare dobbiamo aspettare che si asciuga tutto. In estate dobbiamo attendere 1 giorno o 2, ma in inverno probabilmente dobbiamo aspettare anche 3 giorni perché ovviamente fa più freddo. Per carteggiare vi consiglio di indossare un paio di guanti come questi per non rovinarvi le mani. Costano intorno ai 50 centesimi al paio. Come carta abrasiva vi consiglio questa dalla grana numero 120 e invece come mascherina antipolvere dovete acquistarne un tipo come questa che costa intorno ai 2 euro. È importante per la polvere, mi raccomando, utilizzatela.
Come già vi ho accennato in qualche altro mio video, utilizzate una lampada come questa dal costo di 5 euro per carteggiare al buio. Carteggiare al buio facendoci luce solo con una lampada portatile vi faciliterà di trovare tutti i difetti e le imperfezioni che sono presenti sulle pareti, che andremo a rimuovere appunto con questa carta abrasiva. Ora con una spazzola da scopa andremo a spolverare il più possibile le pareti. Con tutta questa polvere che si è creata, ovviamente ora dobbiamo fare una bella passata di fissativo acrilico. In questo modo andremo a neutralizzare quel residuo di polvere ancora presente sulla superficie. Adesso possiamo pulire il battiscopa e poi dopo che si sarà asciugato ci metteremo la carta gommata per proteggerlo dalla pittura. Noterete che all'inizio del lavoro ho preferito non mettere la carta gommata sul battiscopa perché durante tutta la lavorazione si sarebbe staccata. Ora invece che ho finito la preparazione posso mettere questa carta gommata perché sono certo che non si staccherà. Lo stesso discorso vale per il contorno degli infissi, per i coprifili delle porte e tutto il resto. Appena si sarà asciugato il fissativo, in estate più o meno ci vorrà un'ora, possiamo anche procedere con la pitturazione del soffitto. Per avere un risultato eccellente vi consiglio di pitturare il soffitto con una pittura lavabile di buona qualità. Un bidoncino da 5 litri lo pagherete intorno ai 25-30 euro. Le due mani di lavabile sono state fatte, come vedete il soffitto è bianchissimo. Ora imbiancherò le pareti con questa pittura che farà da fondo a una bellissima decorazione che vi mostrerò dopo. Userò un rullo di lana per tinteggiare perché desidero dare una rifinitura a buccia d'arancia alle pareti.
Poiché devo realizzare un magnifico effetto decorativo su queste pareti, allora vado a proteggere il gessolino con della carta gommata per evitare di sporcarlo. Per decorare le pareti userò questa pittura decorativa della Candice che si chiama Le Velature. Verserò dentro questo toner che ho scelto dalla tabella colori per realizzare un magnifico verde acqua. Un bidoncino da 2,5 litri di prodotto costa più o meno intorno ai 40 euro. Questo invece è il guanto di lana con cui farò l'effetto guantato che vorrei mostrarvi. Costa intorno ai 6 euro. Carissimi amici, fate attenzione che alla fine di questo video troverete il mio tutorial super dettagliato in cui vi spiegherò passo a passo come applicare questa pittura decorativa che vi sto mostrando. Mi raccomando, andatelo a guardare perché ci sono tanti suggerimenti che vorrei darvi per poterla applicare a regola d'arte. Spero tanto che avete gradito quello che vi ho mostrato. Oltre a risolvere il problema della muffa, come avete visto in questa stanza ho realizzato anche un magnifico effetto decorativo con un prodotto della Candice che si chiama Le Velature. Alla fine di questo video troverete il link del mio tutorial. Mi raccomando, non perdetevelo. L'ultimo consiglio che vorrei darvi con tutto il cuore è che se volete realizzare quello che vi ho mostrato dovete assolutamente procurarvi lo stesso materiale che vi ho suggerito durante l'intera procedura. Per andare sul sicuro ed acquistare esattamente quello di cui avrete bisogno, allora rivolgetevi come ho fatto io presso il negozio Pellecchia Colori, dove troverete tutto ad un prezzo molto conveniente. In descrizione troverete il link del negozio. Chiedete di Antonio oppure di Enzo, due bravissime persone che sapranno veramente cosa consigliarvi. La dimostrazione è terminata, ora per concludere, come al solito prenderò un buon caffè che mi farà la mia carissima sorella Enza. Eccola qua, questa signora è mia sorella, una donna davvero speciale. Carissimo Ciro, innanzitutto ti ringrazio del bellissimo lavoro che mi hai fatto. Hai abbellito e preziosito di più la mia piccola casetta e poi sai che riflettevo in questi giorni, in queste mattinate, che noi siamo 11 fratelli come 11 diamanti, in effetti ognuno con le proprie sfaccettature, ma la cosa è certa, tu sei quella che ne ha di più. Ma non lo dire in giro che ho tanti diamanti, altrimenti qua ce li portano via, mi raccomando. È la verità, no, è la verità, e tu lo sai che è così.
Vabbè Enza, dai, non fai commuovere. Lascia vedere, dammi questo caffè e andiamocene. Ragazzi, vi è piaciuto il mio tutorial? Spero di sì. Io ho fatto una cosa per voi, allo stesso modo ho fatto anche per mia sorella che aveva un problema da risolvere. Ciao a tutti, dammi il caffè e poi salutiamo gli amici, dammi un po' di caffè. Vediamo, perlomeno qua si è fatto un ottimo servizio. Ottimo, arrivederci. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!